Ciao, bentornati sul canale. Io sono Kiki e nel 14° episodio dedicato a Tainted Grail vediamo come dipingere la miniatura del deforme o Warped One. Se vi siete persi gli scorsi episodi li trovate qui sotto in descrizione, come tutti i link per entrare a far parte della community. Prima di cominciare vi ricordo che se state apprezzando questa serie potete considerare l'idea di iscrivervi al canale. Detto questo, cominciamo! Come per tutte le precedenti, io partirò da una base con primer zenitale. La forma è particolarmente deforme e indefinita, quindi cercheremo con il colore di creare una carnagione particolare, un mix tra il putrido e lo scarnificato. Partiamo unendo Xirius Purple e Karak Stone, creando due mix diversi, uno più chiaro e uno più scuro. Nel primo dei due, quello più scuro, lasceremo più viola e lo useremo come colore di base sull'intera creatura. Con Incubi Darkness, un colore bellissimo a metà tra il blu e il verde, scuriamo le zone in ombra, quindi tutte quelle rivolte verso il basso, ma anche quelle nascoste dal tronco o dalla creatura stessa. Con il mix più chiaro creato prima, facciamo ora il processo inverso, illuminando le zone più esposte, quindi la testa, la parte alta della schiena e alcuni punti della muscolatura. Con il Bugsman Glow inseriamo un sottotono diverso alla pelle, una variazione cromatica che si stacca dal viola di base, dona maggiore calore e che aiuta ad enfatizzare l'aspetto indefinito anche della carnagione. Con il Cadian Flashstone, usato leggero e con precisione, aggiungiamo alcuni tratti più chiari seguendo la scia di quanto fatto prima. Schiariamo quindi alcune estremità delle zone segnate con il Bugsman Glow, non i recessi o le zone in ombra. Ovviamente, per far sì che si concentri la luce, meglio limitarci a piccoli tratti e aree ristrette. Per amalgamare meglio il tutto possiamo creare una miscela in parti uguali con i colori già usati prima, quindi al mix scuro usato come base della pelle inseriamo una punta di Bugsman Glow per scaldare il colore e avere una tonalità perfetta per coprire lo stacco dove ci sembra marcato. Puntiamo sempre al velo leggero, consistenza poco invasiva che ci permette di stratificare il colore. Con il Karak Stone puro mettiamo in evidenza le poche parti ossee riconoscibili nel corpo deforme, come ad esempio parte del teschio e la spina dorsale. Aggiungiamo del bianco al Cadian Flashstone per creare una tonalità ancora più chiara delle precedenti, con cui enfatizzare ulteriormente alcuni punti e creare più contrasto. Possiamo usarlo per simulare le strisce dei muscoli o semplicemente illuminare alcuni punti.
Passiamo ora allo shade, nello specifico ne ho scelto uno rossastro, non da stendere su tutta la miniatura, ma con precisione solo in alcuni recessi. In questo modo aggiungiamo un'ulteriore variazione cromatica e maggiore calore ad una carnagione che, seppur in modo poco realistico e indefinito, punta ad essere putrida ma sufficientemente sottile da lasciare intravedere muscoli e ossa. Lo applichiamo abbondante in quelli che sembrano essere la bocca e le cavità orbitali. Passiamo ora all'unico elemento che compone lo scenario, ovvero il grande tronco. Partiamo da una base giallo ocra che creerà il giusto contrasto con il colore dominante del deforme, ovvero il viola. Lo stendiamo su tutta la parte alta, fermandoci laddove inizia la vegetazione. Lavorando in fretta, mentre ancora i colori sono bagnati, possiamo sfumare tra loro il color ocra e il verde oliva della vegetazione, creando così senza sforzo un tono intermedio. In questa fase non è necessario essere troppo precisi per queste sfumature, quindi il wet blending è la tecnica perfetta. Per la parte bassa in ombra facciamo lo stesso procedimento, usando però un colore che già abbiamo sulla tavolozza, ovvero Incubi Darkness. Con il colore nero coloriamo una base uniforme su tutta la basetta, alla quale presto aggiungeremo del muschio. Scegliamo uno shade che abbiamo usato molto anche negli scorsi episodi, ovvero Coelia Green Shade. In questo caso lo stendiamo abbondantemente sia nella parte bassa della vegetazione, che donerà una giusta profondità alle foglie, sia nella parte del tronco, al quale donerà un aspetto più muschioso e non lo farà più sembrare un covone di fieno. Prima di procedere lo dovremo lasciare asciugare per bene, quindi possiamo dedicarci per un momento ad aggiungere alcuni colpi di luce sulle ossa. Nulla più che alcuni piccoli punti alle estremità delle parti ossee per farle risaltare meglio dal resto della miniatura. Allo stesso modo, se lo riteniamo necessario, possiamo usare lo stesso colore per schiarire alcuni leggeri tratti nei muscoli come abbiamo fatto prima. Decoriamo brevemente anche il bracciale al polso usando Incubi Darkness come base, una pennellata di avorio nella parte più visibile e sfumando velocemente i due colori insieme. Uniamo ora avorio e giallo ocra con il quale schiariamo la parte alta del tronco, mettendo in evidenza i nodi e alcuni tratti dei cerchi concentrici. Una volta fatto, uniamo anche una pennellata di verde oliva e con questo mix schiariamo la vegetazione. In situazioni come queste è utile usare il fianco del pennello più che la punta e lasciare che sia la texture stessa della vegetazione a fare il grosso del lavoro. Ultimiamo questi colpi di luce con dell'avorio puro solo in alcuni punti. Con i verdi già sulla tavolozza in modo impreciso, sporchiamo la superficie del terreno come a creare del muschio e rifiniamo poi il contorno come sempre con il colore nero.
E qui si conclude anche questo episodio. Se vi è piaciuto lasciate un like a questo video e fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Qui in descrizione vi lascio la lista dei colori usati e altri video che potrebbero interessarvi. Io vi ringrazio per aver visto il video fino alla fine, vi ricordo di non perdere mai la vostra creatività e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!